Buonasera a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Milan-Inter finisce 1-0, naturalmente c'è tantissima delusione, in primis per il risultato finale che permette al Milan di accorciare in classifica e soprattutto per come è arrivato questo risultato. Ecco, secondo me è stato un derby perso innanzitutto per tre motivazioni, perché il Milan prepara meglio la partita rispetto all'Inter, perché l'Inter incappa nei soliti errori e nelle solite mancanze della rosa che poi portano alla sconfitta di stasera. E nel finale c'è anche un po', c'è quell'episodio arbitrale. Sapete, a me non piace fare degli sfoghi, non piace soffermarmi troppo sugli arbitri, però nel finale c'è un episodio che lascia molti dubbi. Naturalmente poi c'è da dire che forse era un Milan che era messo anche meglio dal punto di vista fisico e dal punto di vista delle disponibilità, perché all'Inter poi sono mancati tantissimo gli assenti, Lautaro, Thuram, ma lo stesso Dumfries che è entrato nel secondo tempo, Çalhanoğlu che non è neanche entrato. Ecco, erano calciatori che naturalmente avrebbero potuto cambiare il corso della partita, e in generale è stato comunque un Milan che ha avuto comunque ecco, era forse più rapido ad arrivare sulle seconde palle, era più in palla dal punto di vista fisico. Andiamo però anche al dunque, andiamo anche alla lavagna tattica e analizziamo il perché, dal mio punto di vista, è stata un Inter che è incappata in soliti errori e solite mancanze di caratteristiche. Partiamo innanzitutto da quello che era il Milan in fase di non possesso sulla prima costruzione dell'Inter, perché secondo me c'è tanto, ecco, se partiamo da quello poi arriviamo ad una gran parte della spiegazione di questa sconfitta. Cosa faceva il Milan? Sulla prima costruzione dell'Inter portava un pressing abbastanza alto, ecco, come avevamo anche ipotizzato nel prepartita, era un Milan che cercava un po' di sorprendere l'Inter, e quindi c'era Fofana che andava su bastoni, Leao su Akanji, Pulisic in questa posizione e si alzava Saelemaekers in questa. Praticamente cosa facevano? Fofana e Leao erano più vicini ai loro diretti avversari, Pulisic andava ad occupare questa posizione, quindi con Barella che si abbassava andava ad occupare questa posizione tra Bissek e Barella per cercare di intervenire su questa possibile uscita. Saelemaekers da questo lato insomma andava ad intervenire su Di Marco. Modric era aggressivo su Zielinski e c'era poi Tomori che all'occorrenza andava anche a rompere la linea difensiva per arrivare su Mkhitaryan. Questo modo, soprattutto ad inizio partita, il Milan ha fatto questo anche per cercare di sorprendere l'Inter, per cercare di imporre subito, ecco, quel pizzico di timore anche all'Inter nel primo possesso, ed è una situazione che aveva portato ad inizio partita all'errore di Sommer, che appunto ha concesso palla a Pulisic in questa posizione. Poi fortunatamente in quel caso non è stato, ecco, sfruttato l'errore di Sommer da parte del Milan, e dallo stesso tempo dava possibilità all'Inter di ripartire. La sensazione era che l'Inter questa sera poteva far male soltanto in quelle situazioni che naturalmente dopo l'1-0 e soprattutto nel secondo tempo sono diminuite tantissimo. In questa situazione, con Modric che comunque si alzava a seguire Zielinski, c'era spazio per attaccare appunto alle spalle del centrocampista rossonero. Quando l'Inter ripartiva c'era Barella spesso che andava a prendere proprio questa posizione, e l'idea era comunque di un Inter che poteva verticalizzare rapidamente. Il punto è stato che quando l'Inter provava ad appoggiarsi sugli attaccanti, purtroppo non hanno vinto praticamente mai il duello con i difensori rossoneri, anche quando si trovavano nel 2 contro 2 in questa posizione. Naturalmente con Barella qui poi c'era un calciatore del Milan che cercava di andare in chiusura, non era certo libero. Quando si creavano questi duelli tra P. Esposito e De Winter e Bonni Pavlovic, o comunque in altre situazioni poi qualche volta è stato Tomori su uno dei due, gli attaccanti dell'Inter non hanno mai vinto i duelli, non sono praticamente mai riusciti a tenere palla, sono stati quasi sovrastati dai difensori del Milan, e questa è stata una delle mancanze dell'Inter in questa partita. Purtroppo hanno lasciato a desiderare i due attaccanti, penso Bonni più Esposito. Però in questa situazione praticamente era nata l'occasione dell'Inter, con Mkhitaryan che appunto aveva avanzato, l'avanzata di Mkhitaryan con Tomori che doveva recuperare posizione, ha trovato il Milan scoperto, praticamente Mkhitaryan è arrivato al limite dell'area piccola,
a calciare praticamente su Maignan. Eravamo intorno al 33esimo minuto, se non vado errato, calcia su Maignan perché il portiere del Milan non fa nulla per fare quella parata, è Mkhitaryan che gli calcia il pallone addosso. Sul praticamente capovolgimento un minuto dopo cambia la partita. Ecco, nel giro di quei 2-3 minuti cambia completamente la partita tra Milan e Inter, perché il Milan cosa fa? In fase di possesso è un Milan che cerca di sfruttare tanto la corsia sinistra perché ha capito che lì l'Inter ha un punto debole in fase di non possesso. Luis Enrique rappresenta un punto debole per l'Inter e quindi cosa fa? Si va a cercare di attaccare sempre alle spalle Luis Enrique, o con Leao che si allarga appunto in questa posizione e quindi in quel caso lascia spazio per gli inserimenti per esempio di Rabiot, o con Rabiot che si può allargare in questa posizione. In qualche occasione abbiamo visto anche Pulisic svariare da questo lato e Leao più centrale. Da questo lato invece naturalmente c'era Fofana che avanzava tra le linee, anzi quando per esempio Leao era largo Fofana era praticamente in linea con Pulisic, e Saelemaekers che sappiamo comunque è un giocatore bravo nell'1 contro 1. In occasione del gol che poi porterà ecco al vantaggio del Milan, il gol decisivo, è Stupinian che attacca alle spalle Luis Enrique e purtroppo Luis Enrique perde completamente l'avversario. Ecco, qui arriviamo a un'ottima lettura da parte di Allegri, perché poi è quello che l'Inter ha sofferto, soffre generalmente l'attacco alle spalle di Luis Enrique, non è la prima volta, e arriviamo ad un punto della la rosa dell'Inter che fa fatica ecco, a sostituire Dumfries. Purtroppo Luis Enrique non è la prima volta, io non voglio buttare la croce addosso al calciatore brasiliano, però sappiamo ha un limite in fase difensiva, in fase offensiva non ha dato praticamente nulla stasera, anzi in più di un'occasione forse è mancato anche il suo appoggio laterale quando l'Inter era in possesso da quel lato di campo. Purtroppo è la dimostrazione di quanti rischi ci siano a prendere un esterno d'attacco e adattarlo a fare il quinto. Luis Enrique si va a sfuggire e Stupinian alle sue spalle e lì praticamente la partita cambia, perché l'1-0 del Milan va un po' a cambiare tutto l'assetto tattico del match. Ecco, è lì la svolta della partita, perché fino all'errore di Mkhitaryan era un Milan che si era messo meglio in campo, sembrava più in palla, però tutto sommato occasioni erano praticamente in parità. Non c'erano grosse occasioni da una parte e dall'altra, l'Inter copriva bene anche le ripartenze del Milan. L'errore sotto porta di Mkhitaryan e il gol di Stupinian cambiano il match. Torniamo alla lavagna tattica, perché poi cosa succede? Il Milan in fase di non possesso, quando l'Inter si trova nella metacampo, nella propria metacampo, appunto o meglio all'altezza della linea della metacampo o nella metà rossonera, il Milan si mette con un 5-3-2. Ovviamente è un qualcosa che sapevamo benissimo, l'avevamo analizzato nel prepartita, ma insomma non è assolutamente nulla di nuovo per ciò che fa abitualmente il Milan. E qui escono fuori tutti i limiti dell'Inter, perché se l'Inter quando il Milan pressava alto aveva possibilità di provare con le ripartenze, quando il Milan si trova in questa posizione è un Inter che fa tremendamente fatica. Barella non può andare più ovviamente tra le linee e quindi tende ad allargarsi, a volte a dare supporto a Luis Enrique, a volte anche a dare ampiezza a posto di Luis Enrique. Da quest'altro lato più o meno la situazione è simile, Di Marco, Bastoni che prova a dare supporto, Mkhitaryan a muoversi tra le linee. Il punto è che torniamo al solito problema dell'Inter. La squadra avversaria si chiude, l'Inter prova a muovere palla da sinistra a destra, ma fondamentalmente sono poche le occasioni che crea l'Inter, perché il giro palla viene rallentato dai calciatori del Milan, quando la palla per esempio sulle corsie laterali sono molto aggressivi sui portatori di palla, e quindi è un Inter che fa fatica sia a sfruttare le corsie laterali, tanto è vero che quante volte abbiamo visto palla per esempio in questa posizione, magari a Di Marco, a volte a Mkhitaryan, però fondamentalmente poi erano sempre chiusi, non si riusciva mai ad arrivare al cross pulito, non si riusciva mai a sfruttare una densità sulle corsie esterne in zona palla, anzi la densità in zona palla la sfruttava molto più il Milan in fase difensiva, e quindi poi alla fine è stato un Inter che faceva fatica sia a portare il pallone in area, giocatori tra le linee era diventato difficilissimo trovarli, e che esponeva il fianco anche un po' alle ripartenze, poi magari ripartenze che non sono culminate in occasioni clamorose, però insomma la sensazione era che l'Inter potesse soffrire un po' quella situazione. Nel secondo tempo l'Inter era riuscita a creare un'altra grande clamorosa occasione con Di Marco,
grazie praticamente ad un'altra transizione, o meglio grazie al pressing alto, perché Barella ha pressato Estupiñán nel terzo di campo offensivo, ha recuperato palla al centro, Mkhitaryan l'appoggia a Di Marco, Di Marco praticamente sul dischetto del calcio di rigore ha sparato il pallone alto. Ecco, qui arriviamo ad un altro punto, ancora una volta un Inter che incappa nei soliti errori, che sbaglia i gol sotto porta e che poi alla fine sono decisivi. Se andiamo a guardare le statistiche, l'Inter ha avuto un XG superiore a quello del Milan, ha creato più grandi occasioni perché se ne registrano 2 dell'Inter, 1 del Milan. La vera grande occasione del Milan è stato il gol di Estupiñán, poi grandi occasioni non ce ne sono state. L'Inter ne ha avute 2, una con Mkhitaryan, l'altra con Di Marco. Purtroppo in queste partite dove il Milan è bravo a difendersi, dove il Milan una volta che è andato in vantaggio chiude bene le linee, devi sfruttare le occasioni. Purtroppo è un Inter che ancora una volta si trova a creare grandi occasioni sotto porta, prima con Mkhitaryan sullo 0-0 e lì l'eventuale gol avrebbe cambiato il corso della partita, poi con Di Marco sull'1-0 c'è stata un'occasionissima, ecco, per trovare il pareggio. Se Di Marco lì praticamente un calcio di rigore in movimento non lo sbaglia, la partita cambia, perché sull'1-1 chiaramente deve cambiare nuovamente il canovaccio tattico del match, e invece ancora una volta è un Inter che crea però non concretizza. Poi nel secondo tempo è stato un Inter che dopo i cambi, ecco, si è trovata con Sucic e Zielinski ed è entrato Dumfries, quindi naturalmente proviamo, ecco, andiamo anche a cambiare le pedine, c'è stato Dumfries, l'uscita di Mkhitaryan e l'entrata di Sucic, e lì è stato un Inter che ha dato la sensazione di poter fare qualcosina in più, poter quantomeno mettere in difficoltà il Milan, perché c'erano Sucic e Zielinski che andavano tra le linee. Ecco, si scambiavano anche, perché a volte trovavamo Sucic più in fase di in cabina di regia, diciamo davanti ai difensori, e Zielinski tra le linee, a volte era l'inverso. Dumfries ovviamente dava la sensazione di poter dare qualcosa in più rispetto a Luis Enrique. Poi nel finale Chivu è passato ad un 4-2-3-1, quindi facendo uscire Bissek ha fatto entrare Diouf. La mossa del 4-2-3-1 personalmente non mi è piaciuta, perché andiamo a risistemare le pedine dell'Inter, Inter che poi si è messa in campo, ecco, poi è uscito anche Bastoni, è entrato Carlos Augusto, si è messa in campo con questo 4-2-3-1, è vero, magari i terzini erano alti, però cosa è successo? Che in pratica c'erano Sucic e Zielinski davanti alla difesa, più Esposito, Bonni largo da una parte, e poi è entrato anche Frattesi, ecco, quindi praticamente si sono trovati con Frattesi e Diouf. Il problema era che i calciatori che solitamente qui, ecco, dovevano essere tra le linee, i calciatori che erano tra le linee, non erano calciatori che andavano a creare spazi, superiorità numerica. Per esempio, quando la palla arrivava in questa zona di campo a Zielinski magari è il calciatore che con una finta di corpo, con un controllo orientato, riesce ad incunearsi tra le linee avversarie. Stessa cosa quando c'era Sucic in questa posizione, e questo lo hanno fatto soprattutto finché l'Inter è rimasta col sistema di gioco iniziale. Quando si è passati a questo 4-2-3-1, diciamo che Sucic e Zielinski avevano più compiti, più di impostazione, in particolare forse più Sucic che Zielinski. Si è fatta ancora più fatica a trovare spazio tra le linee. Poi chiaramente non dico che è stato un errore, ci mancherebbe, perché l'Inter già prima faticava a creare occasioni, poi c'è stato un Milan col 5-4-1 e lì la partita praticamente è finita, ci sono stati palloni in aria. È finita fino ad un certo punto, perché poi ci sono state le due situazioni nel finale, che andiamo ad analizzare tra un attimo, perché voglio sottolineare un altro aspetto, che nella rosa dell'Inter continua a mancare chi salta l'uomo, quindi arriva palla sulle corsie laterali, difficilmente si salta all'avversario. Come detto, c'era bisogno magari del controllo orientato di Zielinski, dello scambio, di cercare di portare superiorità numerica, ma non c'è chi effettivamente va ad accendere la scintilla. Ecco, forse Chivu ha messo in campo Diouf cercando proprio quella caratteristica, che però purtroppo poi Diouf non è riuscito a mettere in pratica, naturalmente non soltanto per suoi demeriti. Purtroppo, come detto, mancavano anche calciatori fondamentali, un Lautaro per esempio che si allontana dalla zona offensiva, che va a giocare tra le linee, che può aiutare il centrocampo, o un Thuram che sicuramente, per quanto non sia il miglior Thuram, quello che ammiriamo ultimamente, ma riesce a dare molto di più del Ponni ammirato stasera, sicuramente avrebbero potuto cambiare un po' la partita. Arriviamo a quelle che sono le situazioni nel finale. C'è un calcio d'angolo che l'Inter batte, il pallone finisce in porta. È vero, l'arbitro ha fischiato prima che il pallone partisse, però io personalmente non ho capito perché l'arbitro abbia fischiato e abbia interrotto l'esecuzione di quel calcio d'angolo che poi aveva portato anche al gol a gioco fermo, però mi lascia molti dubbi, ecco, il fischio dell'arbitro.
E poi c'è la situazione nel finale, dove c'è il tocco di mano di Ricci. Ecco, personalmente, questo tocco di mano, è vero che se guardiamo il fermo immagine si può pensare che sia involontario, che il braccio era largo, però insomma non proprio completamente fuori figura. Il punto è un altro, che Ricci fa il movimento col braccio verso il pallone e quando il calciatore muove il braccio verso il pallone è fallo, è calcio di rigore. È la stessa situazione, per esempio, ovviamente la dinamica è un po' diversa, però il movimento del braccio verso il pallone, ciò che lo scorso anno portò a rigore in Interlazio per il movimento di Bissek. Ricordiamo, Bissek aveva il braccio dietro la schiena, ma lo sposta verso il pallone, fa un movimento e quello diventa decisivo. Anche in questo caso Ricci fa un movimento col braccio verso il pallone e non viene punito. Ecco, io non dico che l'Inter ha perso per colpa dell'arbitro, ci mancherebbe, è uno degli episodi del match che va analizzato. Come vanno a vivisezionare le partite dell'Inter e dicono che poi c'è la fantomatica Marotta League. Ecco, adesso andiamo a valutare anche questo episodio e spiegatemi dov'è la Marotta League, perché se ci fosse la Marotta League stento a credere che questo non sia calcio di rigore. Se poi la Marotta League si accende e si spegne a momenti alterni, allora è una situazione diversa. No, questo dimostra invece che ancora una volta c'è una classe arbitrale che sbaglia in tutte le direzioni e stasera per me ha sbagliato contro l'Inter. È capitato, sicuramente. Io parlo di errore, io non parlo di un complotto, non parlo di un campionato che volevano riaprirlo a tavolino, però è solo per dimostrare che l'errore ci può essere e stasera, secondo me, si tratta di errore. Detto questo, ovviamente adesso sarà importante la reazione mentale dell'Inter, perché il vantaggio in campionato rimane molto consistente, secondo me. Ecco, perché 7 punti in 10 partite sono tanti, significa che l'Inter avrebbe la possibilità di perdere 2 partite ed essere ancora davanti. Il Milan dovrebbe vincerle tutte, l'Inter dovrebbe fare almeno 2 sconfitte e un pareggio. Quindi, insomma, l'Inter ha ancora dei bonus a suo favore, ha ancora un vantaggio consistente. Non è detto che stasera il campionato sia clamorosamente riaperto, inizia la grande rimonta del Milan. Può essere riaperto soltanto nel caso in cui l'Inter non riesca mentalmente a reagire a questo stop. Ecco, non è un risultato che cambia il campionato, che riapre il campionato per quanto riguarda la parte strettamente numerica e quindi per quanto riguarda strettamente la classifica. Può riaprirlo se l'Inter dovesse accusare una sorta di contraccolpo psicologico oppure se l'Inter non dovesse riuscire a ripartire subito contro l'Atalanta. Ecco, la prossima giornata secondo me diventerà fondamentale per il campionato perché c'è un Lazio-Milan e Inter-Atalanta. Se l'Inter riesce a battere l'Atalanta, e allora al di là del Milan che può ottenere anche i 3 punti contro la Lazio, ma significa che insomma il campionato è ancora strettamente nelle mani dell'Inter. Se l'Inter non dovesse riuscire a battere l'Atalanta, oltre al fatto che il Milan può ulteriormente riavvicinarsi, diventa un pericoloso campanello d'allarme. Quindi zero allarmismi in questo momento, assolutamente. C'è da interrogarsi su cosa non ha funzionato, certo. C'è da interrogarsi su mancanze dell'Inter e su errori che si ripetono, certamente. Però, insomma, parlare di campionato riaperto o addirittura del timore grosso che possa iniziare la rimonta del Milan stasera è un tantino affrettato. 7 punti rimangono ancora un ottimo vantaggio. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, come avete visto il derby di questa sera, cosa secondo voi è mancato, se sono mancate semplicemente le assenze dell'Inter oppure c'è dell'altro. Insomma, discutiamone nella sezione apposita e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.